Ciao a tutte, ciao a tutti, un buongiorno caloroso da Davide della Fondazione Museo Storico. Oggi parliamo di un argomento particolarmente bello, secondo me, perché ci consente di parlare di uno dei mezzi più affascinanti, se vogliamo, della Seconda Guerra Mondiale e che ancora oggi, insomma, rappresenta un elemento importantissimo nel campo del combattimento. Vale a dire, parliamo di tanks, di carri armati, e ne parliamo in relazione all'uso che venne fatto nella Seconda Guerra Mondiale. Ma prima di parlare di questo dobbiamo un attimo capire da dove nasce anche il termine tanks, perché come sapete benissimo probabilmente il termine tank significa serbatoio, non ha nessuna attinenza con le corazzature, un blindato, cose del genere. Questo perché in effetti la parola deriva da una parola in codice che venne utilizzata dagli inglesi durante la prima guerra mondiale per identificare un'arma sperimentale che si stava costruendo a partire dal 1916 e che poi venne impiegata in battaglia per la prima volta in massa il 15 settembre del 1916 durante la battaglia delle Somme. In effetti il comparire dei carri armati rappresentò uno shock terribile per gli imperi centrali, in particolare per le truppe tedesche, perché effettivamente i carri, pur essendo lenti, impacciati e anche non particolarmente sicuri, riuscivano ad avanzare inesorabilmente nei confronti della fanteria e quindi cominciavano a superare lo stallo che era stato provocato dalla guerra di posizione nelle trincee nella prima guerra mondiale. Poi chiaramente a un certo punto si riuscì a vedere che utilizzando determinati tipi di artiglieria si potevano bloccare, si potevano distruggere i carri, che però erano invulnerabili alle pallottole dei fucili e delle mitragliatrici, e questo rappresentava per la fanteria sicuramente un passo in avanti. I tedeschi furono appunto colti impreparati a tal punto che quando costruirono il loro carro armato, la 7V, costruirono fondamentalmente un carro praticamente inutilizzabile perché era troppo grande, troppo grosso, con troppi uomini di equipaggi. Quindi la loro prima realizzazione fu sicuramente scadente. In effetti il potenziale bellico, il potenziale industriale bellico inglese la fece da padrone. Guardate questa immagine, si capisce come appunto la produzione di carri armati non si basava tanto su un numero esiguo di carri di alta qualità, ma si trattava di una produzione di massa di un mezzo particolarmente robusto. Quindi fondamentalmente già nella prima guerra mondiale possiamo capire, abbiamo in nuce la, come dire, la supremazia dal punto di vista industriale degli alleati della triplice intesa, che appunto in qualche maniera consente di produrre talmente tanti carri armati che sia in grado di rimpiazzare in maniera praticamente istantanea le numerose perdite che si registrano. I carri armati inglesi furono prodotti in talmente tanti numeri, attenzione, non c'erano solo i carri armati inglesi Mark IV, ma c'erano tanti altri tipi di carri armati francesi, per esempio, che erano altrettanto validi, ma il carro Mark IV diventa fondamentalmente il carro emblematico per la prima guerra mondiale e ne vennero prodotti talmente tanti esemplari che addirittura i tedeschi riuscirono a catturarne un gran numero di esemplari, a metterli su un treno e a riutilizzarli nel corso del 1918 durante le loro offensive, proprio perché erano in un numero talmente elevato che consentiva appunto anche di fare questo. Quindi questo è un elemento interessante da tenere in considerazione per gli sviluppi poi che la guerra tra corazzati ebbe durante la seconda guerra mondiale. La seconda guerra mondiale venne inaugurata dalla cosiddetta Blitzkrieg tedesca, che abbiamo già visto in un precedente video. Se siete curiosi di andare a vedervelo, vi lo linko nella descrizione e lo vedrete comparire come link durante il video, ma l'elemento interessante è che appunto i tedeschi sembravano aver imparato dagli errori che avevano compiuto 20 anni prima nella prima guerra mondiale e realizzarono dei corazzati che erano per certi aspetti molto superiori rispetto ai corazzati delle altre nazioni che trovavano. Al di là della campagna polacca, dove la resistenza in termini di truppe corazzate era particolarmente poco numerosa e quindi i tedeschi ebbero facile gioco, diciamo, nel sconfiggere l'esercito polacco e conquistare la Polonia nel 1939. Nel 1940 però le cose
potevano andare diversamente. In effetti i tedeschi disponevano prevalentemente di carri armati di piccole dimensioni, in particolare Panzer II e Panzer III, che erano leggermente più grandi, ma comunque non erano dei carri, diciamo, irresistibili dal punto di vista delle dimensioni e delle caratteristiche complessive. Specie se paragoniamo ad esempio ai Char B1 bis che i francesi schieravano in numeri significativi, non particolarmente elevati, ma che erano in grado, come dimostrano alcuni scontri, di sbaragliare completamente i carri tedeschi, nonostante i vantaggi che avevano in termini di comunicazione e in termini di coordinamento delle operazioni tra appunto forze corazzate e forze aeree. Ma quindi diciamo che carri che sulla carta erano nettamente superiori, come questo carro francese, vennero sconfitti da carri molto più piccoli e che in teoria avrebbero avuto difficoltà a combattere contro questi mostri. Cosa era successo? Ve lo ricordo, questo è un video particolarmente interessante perché mostra qual era il principio della cosiddetta Blitzkrieg, della guerra lampo. Le forze corazzate rappresentavano la punta di lancia che si insinuava nel dispositivo avversario, si insinuava prevalentemente nel punto più debole, quindi prima si cercava il punto debole, poi ci si infilava, le forze corazzate stavano davanti e dietro venivano le forze di fanteria motorizzata che dovevano consolidare la breccia aperta nello schieramento difensivo avversario e dovevano appunto, lo rivediamo, torniamo indietro, scusate, e dovevano appunto consolidare, aprire, manovrare e scompaginare la difesa in linea degli avversari. In effetti questa tattica venne utilizzata efficacemente per esempio in Polonia, venne utilizzata efficacemente in Francia, in Belgio, in Olanda, in Norvegia e costituiva, diciamo, e anche in Russia nelle prime fasi, e costituiva appunto un sistema molto efficace per avere una delle rapide vittorie in cui appunto le forze corazzate rappresentavano la massa d'urto e di apertura di una breccia che poi veniva sfruttata in questi termini qua. Nel corso del conflitto le dimensioni dei corazzati aumentarono a dismisura. Qua abbiamo per esempio un Panzer VI Tiger 2, detto King Tiger, vale a dire una delle realizzazioni più pesanti nel campo dei corazzati realizzata dai tedeschi. Questo carro pesava, pensate, fino a 70 tonnellate, quindi era un mostro che appunto aveva anche delle grosse difficoltà a muoversi sul terreno, ma che sicuramente rappresentava un mezzo praticamente invulnerabile per i carri alleati, e questo logicamente doveva, secondo le strategie elaborate dalla Germania nazionalsocialista, avere un peso durante i combattimenti. Ma nonostante questo fosse praticamente uno dei carri più potenti che erano disponibili sul campo di battaglia, questo non fece sì che la Germania riuscisse a vincere poi alla fine, proprio perché la partita si giocò su un altro terreno. Sebbene all'inizio appunto il fatto di disporre di forze corazzate quantitativamente numerose, coordinate e appoggiate dall'aviazione, appunto nei primi tempi si riuscì a sfruttare questo vantaggio per ottenere delle vittorie rapidissime e sbalorditive. Vi ricordo che la Francia cadde in sole 6 settimane di combattimento, mentre nella prima guerra mondiale c'erano voluti 4 anni per arrivare a una sconfitta, quindi il cambio fu sicuramente notevole. Dicevo appunto che nonostante nel corso del conflitto ci fu un'evoluzione nei mezzi corazzati pazzesca, perché si passò dal carretto che avete visto prima, al Panzer II, al Panzer VI Tiger II, che appunto è uno dei carri armati più grandi mai realizzati. Nonostante questo, e nonostante i tedeschi mostrarono una grandissima capacità di imparare dai propri errori durante i combattimenti e quindi mettere a disposizione delle proprie truppe dei mezzi sempre più tecnologici e sempre più resistenti, nonostante questo
Il problema era sempre la logistica. Qua abbiamo appunto una foto di una Panzerdivision nel 1940, quando le Panzerdivision funzionavano e la logistica funzionava. Chiaramente quando si cominciò a impegnarsi in teatri vasti e potenzialmente complicati come la Russia e il Nord Africa, altri fattori entrarono in gioco, vale a dire dei fattori più che tattici, quindi dei fattori che non erano legati alle vittorie sul campo, alle vittorie delle battaglie, ma dei fattori strategici, dei fattori che appunto erano basati sul potere industriale ed economico dei paesi che erano coinvolti nel conflitto. E soprattutto compare un elemento importante, vale a dire la supremazia aerea. In effetti abbiamo visto, sempre nel video dedicato alla cosiddetta Blitzkrieg, che nel corso del tempo la Luftwaffe, specialmente in Russia, si logorò in una serie di di supporto aereo alle varie operazioni delle forze corazzate che vennero condotte dopo il 1941. Questo logorio provocò anche un logorio non solo degli equipaggi ma anche delle macchine, che mano a mano venivano distrutte, e la produzione industriale tedesca faceva fatica a tenere dietro al logorio appunto delle forze aeree. Oltre a questo, le altre forze aeree tipo le forze aeree statunitensi ma anche le forze aeree russe cominciarono a mettere in linea dei velivoli tipo quello che vedete in fotografia, il P-47 Thunderbolt, che erano espressamente dedicati alla caccia nei confronti dei carri armati e delle forze corazzate, e quindi questi tenevano inchiodati sul terreno le forze aeree, le forze corazzate nemiche, che venivano poi attaccate da ingenti quantitativi di corazzati alleati, e questo provocava appunto molto spesso la sconfitta sul campo delle forze corazzate dell'asse. Una delle battaglie più emblematiche della seconda guerra mondiale, secondo alcuni analisti è considerata la battaglia che ha cambiato le sorti del conflitto, più che Stalingrado, che in un certo senso è una battaglia che ebbe un valore politico, non solo strategico. La battaglia di Kursk in realtà fu l'ultima grande battaglia sul fronte orientale, che venne condotta da ingenti forze corazzate e forze aeree tedesche, e si registrò una totale sconfitta delle forze dell'asse. Nonostante i numeri sembrassero dire il contrario, perché in effetti qua vediamo lo schieramento iniziale: da una parte avevamo 5.000 carri sovietici, dall'altra 3.000 carri tedeschi. I carri sovietici avevano un supporto aereo di 3.000 velivoli, mentre invece le forze corazzate tedesche potevano contare su solo, fra virgolette, 2.500 aerei. Ebbene, durante la battaglia di Kursk i numeri che si registrarono furono questi: 760 carri armati e pezzi corazzati d'assalto tedeschi vennero distrutti, contro 6.000 mezzi sovietici. Sì, qua c'è un problema, scusate, sui numeri, perché qua è una parte della battaglia, insomma, però vabbè, diciamo che complessivamente le forze sovietiche schierate furono molto più elevate. Comunque, al di là di questo, i numeri finali, tenete presente che sui numeri ci sono sempre un po' di balletti di cifre, per cui si varia anche di centinaia, anche perché non era facile tenere il conto di quello che succedeva durante il conflitto e dei numeri messi in campo, insomma, proprio perché le statistiche venivano aggiornate, ma alle volte i dati non sono così facilmente reperibili. Comunque, quello che importa sottolineare è che, nonostante i tedeschi da un certo punto di vista tatticamente vinsero la battaglia di Kursk, perché le loro perdite furono infinitamente inferiori rispetto a quelle sovietiche, in realtà non riuscirono a fermare l'avanzata sovietica, proprio perché la disponibilità di mezzi corazzati e di velivoli da parte dell'esercito sovietico era talmente elevata rispetto a quella tedesca che i tedeschi dovettero per forza cominciare a ritirarsi, e fu l'inizio della più lunga ritirata, che portò poi alla conquista di Berlino, poi fondamentalmente. Quindi si può dire che, sebbene sul campo la vittoria arrise ai tedeschi,
dal punto di vista complessivo, dal punto di vista strategico, si trattò di una vittoria lampante per i sovietici, e che fu basata fondamentalmente dall'utilizzo di masse di corazzati, di enormi masse di corazzati, di numeri impressionanti. Kursk è attualmente la battaglia più grande che vide lo scontro di corazzati mai registrata nella storia. Appunto, durante questa battaglia si capì che contava fino a un certo punto la qualità degli armamenti e chi riusciva, fra virgolette, passatemi il termine, a far fuori i più avversari. Contava più che altro cosa avevi alle spalle, quanti carri riuscivano a fornirti, quanti carri, quanti aerei, quante munizioni, eccetera, riuscivano a fornirti le industrie che avevi alle tue spalle, e questo è fondamentale, insomma, per comprendere il conflitto. Kursk è una delle tante battaglie tra mezzi corazzati che vennero combattute nel corso della seconda guerra mondiale. Ricordiamo per esempio la battaglia di Arras nel 1940 in Francia, ricordiamo le due battaglie di El Alamein in Nord Africa, che videro lo scontro di, anche lì, migliaia di mezzi corazzati e che appunto strategicamente diedero la vittoria alle forze alleate, ma si verificarono poi anche una serie di scontri sanguinosissimi, violenti nel 1944 nelle Ardenne, quando le estremate forze corazzate tedesche cercarono di scatenare una controffensiva per fermare l'avanzata degli anglo-americani dalla Normandia verso la Germania. E infine anche sul teatro pacifico si registrò l'utilizzo di carri armati, nonostante le condizioni non fossero particolarmente favorevoli per l'utilizzo di questi mezzi. Quindi si può dire che nel corso della seconda guerra mondiale, bene o male, in tutti i teatri di combattimento le forze corazzate rappresentarono un elemento importante per la conquista della vittoria. Ma lo rappresentarono soprattutto in termini di produzione. Se guardiamo i numeri di carri armati prodotti, salta all'occhio subito la differenza che esisteva tra le forze alleate e le nazioni dell'asse. Qua vediamo i numeri di carri armati prodotti dalle varie nazioni. Allora guardiamo un attimo il numero di carri armati prodotti dall'Unione Sovietica, vediamo che le cifre sono spaventose, perché vennero realizzati complessivamente 102.800 carri armati, mentre invece per quel che riguarda gli Stati Uniti si fermarono, per così dire, a soli 99.500 carri armati. Mentre invece, se vediamo i numeri delle altre nazioni coinvolte, aggiungiamo i numeri del Regno Unito, i 29.300 carri armati realizzati dal Regno Unito, ci rendiamo conto che i 46.300 carri armati tedeschi complessivamente prodotti durante gli anni del conflitto dovettero vedersela fondamentalmente con quasi 240.000 carri alleati. È chiaro che con questi numeri non era possibile confrontarsi in maniera diciamo equilibrata, e l'unica speranza che potevano avere i tedeschi era quella di vincere degli scontri tattici momentanei in campagne brevi, e in effetti il loro pensiero complessivo in termini militari era questo. La Germania aveva l'intenzione di scatenare una serie di battaglie brevi, di breve durata, che avrebbero dovuto consegnarle il successo. Fu così fino al 1941 e dopo logicamente le cose cambiarono. Una cosa interessante è vedere i numeri esigui di carri armati prodotti dal Giappone, proprio perché il teatro pacifico mal si prestava a un utilizzo in massa dei carri armati, solo 4.800. Questo grafico è parimenti interessante perché comprende anche il nostro paese, e in effetti il nostro paese, come vedete, non fu mai in grado di esprimere una capacità produttiva significativa, e che in qualche maniera potesse venire in soccorso l'alleato tedesco. Questi numeri poi si ripeteranno anche nel campo delle produzioni aeronautiche, e lo analizzeremo in un video nella settimana prossima. Però vedete che appunto la produzione, qua c'è un po' di discrasia, diciamo, con i dati precedenti, soprattutto per quel che riguarda l'Unione Sovietica, però notiamo che in termini quantitativi Unione Sovietica e Stati Uniti
produssero appunto un quantitativo di carri armati veramente sbalorditivo e che non poteva essere contrastato in nessuna maniera. Tra l'altro gli Stati Uniti con la legge Lend and Lease, affitti e prestiti, costruirono una quantità, diverse migliaia di carri armati Sherman che vennero inviati poi sul fronte russo, quindi gli alleati si aiutarono anche in questi termini qua. Quindi chiaramente questo diede modo alle forze alleate di prevalere nettamente dal punto di vista industriale. Questo anche perché se noi confrontiamo per esempio due carri simbolici delle forze americane e delle forze tedesche ci rendiamo conto di quale fosse la differenza. In effetti nel corso degli scontri vennero date chiare indicazioni ai carristi americani di evitare gli scontri con i carri tedeschi, proprio perché i carri tedeschi, specialmente il Tiger I e il Panzer V Panther, erano particolarmente efficaci e non era il caso di ingaggiarli singolarmente, proprio perché i carri americani al contrario sarebbero stati distrutti. Era molto più semplice tenerli inchiodati grazie all'aviazione e circondarli, manovrare e aspettare che finissero il carburante, perché poi alla fine andò anche così. Molto spesso i mezzi tedeschi non disponevano di pezzi di ricambio, non disponevano di carburante sufficiente per potersi muovere alla fine del conflitto, e attendere, diciamo, che appunto le forze corazzate tedesche si fermassero da sole. Con questo io ho finito, vi lascio alcune indicazioni se volete approfondire nella descrizione del video. Vi ricordo che abbiamo, oltre al canale YouTube, abbiamo anche una nostra pagina Facebook e un canale Instagram, per cui se non l'avete ancora fatto seguiteci, e con questo io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutte, ciao a tutti.